Ciao, sono Valeria. Benvenuti e bentornati in un nuovo video. In che modo possiamo dire no allo spreco in cucina? Non ci pensiamo, ma i nostri piccoli gesti quotidiani possono davvero fare la differenza. Quali sono i vostri? Questi sono alcuni dei prodotti più iconici firmati Pyrex che mi sono stati inviati. Misuratori, ciotole e teglie in vetro di alta qualità, creati per durare a lungo nel tempo e contribuire nel ridurre lo spreco in cucina. Il vetro è uno dei miei materiali preferiti perché è robusto, resistente, salubre e durevole. Con la campagna di sensibilizzazione Zero Waste, Pyrex vuole farci riflettere sul concetto di spreco e quanto sia importante cercare di ridurlo, partendo proprio dalla cucina. Ogni settimana finisce nella pattumiera un sacco di cibo. Le cause principali sono dovute alla cattiva conservazione e alla dimenticanza. Nel corso del video vi darò alcuni consigli per cercare di ridurre questo spreco. Oggi mi sono organizzata per fare merenda insieme a mia sorella Michela. Lei è una grande golosona, per questo ho pensato di sorprenderla con una cremosa e fresca torta da accompagnare alla tisana che sorseggeremo nel pomeriggio. Preparo una torta a panna e fragole per la merenda, in versione 100% vegetale e senza glutine, ma soprattutto senza accendere il forno, dato che fa un gran caldo. Anche la panna che utilizzerò è molto speciale. Scoprire qual è un ottimo motivo per continuare a guardare il video. Come prima cosa preparo la scorza di limone biologico per profumare il mio pan di Spagna. Successivamente taglio e spremo il limone per ricavarne il succo. Parto prima dagli ingredienti liquidi. In un becher metto la bevanda di soia e il succo di limone appena spremuto. Mescolo e tengo da parte. Questo passaggio serve per ottenere il latticello vegano, che renderà il pan di Spagna alto e soffice. Mi raccomando, non saltatelo. La ricetta scritta la trovate in descrizione. In un'altra ciotola aggiungo tutte le polveri: la farina di grano saraceno, la farina di ceci, un pizzico di sale, il bicarbonato e la scorza di limone biologico. Mescolo e tengo da parte. Riprendo la bevanda cagliata con il succo di limone e aggiungo lo zucchero di canna, l'olio di riso e l'estratto di vaniglia. Sbatto energicamente con una frusta per amalgamare l'olio alla bevanda. Unisco i due composti e amalgamo con una spatola.
Questa è la consistenza che dovrà avere. Ho oliato e infarinato uno stampo da 20 cm di diametro. Verso tutto l'impasto nella teglia e cuocio nella friggitrice ad aria, un elettrodomestico molto utile che non infuoca la cucina e che ci permette di cuocere alla perfezione risparmiando tempo e gas. Un ottimo alleato zero waste. Mentre il pan di Spagna vegan e senza glutine cuoce, sistemo la cucina e lavo le ciotole che si sono accumulate. Lavare a mano i piatti quando sono pochi, anziché utilizzare la lavastoviglie, è un ottimo tip zero waste. Le fragole e la panna sono le protagoniste di questa torta. Ecco come prepararle. La frutta spesso finisce nel cestino perché matura in fretta e fa la muffa. Un buon modo per mantenerla è metterla in contenitori di vetro a chiusura ermetica e mettere un paio di strati di carta assorbente o di panni di cotone per raccogliere l'eccesso di umidità. In questo modo si manterranno fresche più a lungo, evitando gli sprechi. Divido le fragole e ne tengo una parte per la decorazione. Le sciacquo e le taglio a pezzetti piccoli. Queste andranno all'interno della torta. Le sistemo in una ciotola, aggiungo lo zucchero di canna, mescolo e lascio macerare coperto in frigorifero per almeno 30 minuti. Preparo lo zucchero a velo fatto in casa macinando una parte di zucchero di canna. Questo mi servirà per dolcificare la panna montata. Ed ecco la mia panna speciale, fatta con solo latte di cocco full fat. Trovate il procedimento completo per farla in un vecchio ma utilissimo video del canale, che vi linko in alto a destra e in descrizione. Vi lascio le immagini di questa meraviglia, una panna veg che monta. Aggiungo lo zucchero a velo fatto in casa, monto e lascio rassodare in frigorifero. Il pan di Spagna è pronto. Lo faccio intiepidire prima di estrarlo dallo stampo. E questo è un piccolo trucco per tagliare il pan di Spagna senza distruggerlo. Pratico un'incisione a metà del pan di Spagna. Sistemo lo spago alimentare, lo annodo e tiro per tagliare perfettamente il disco. Faccio raffreddare completamente prima di farcirlo. Tutti gli ingredienti sono pronti per essere assemblati. Divido le fragole tagliate a pezzettini dal succo di macerazione, che mi servirà per bagnare i dischi di pan di Spagna.
Bagno la base del pan di Spagna con lo sciroppo di fragole ottenuto naturalmente con la macerazione. Aggiungo uno strato generoso di panna di cocco, che tra l'altro sta benissimo con le fragole, e la dadolata di fragole. Bagno anche il secondo disco, chiudo completo con altra panna montata e decoro con le fragole tenute da parte. Bella, vero? Ma soprattutto fresca, golosa e facile da preparare. Faccio bollire l'acqua per la tisana e preparo la tavola per la merenda da fare insieme a mia sorella. Finalmente ci godiamo il pomeriggio sorseggiando insieme un infuso di melagrana, davvero buonissimo. Ma soprattutto la torta panna e fragole, vegan e senza glutine che ho preparato questa mattina. Volete unirvi a noi per questa golosa merenda? Vi offriamo volentieri una fetta di questa torta panna e fragole. Vi ispira la ricetta? Vi leggo con interesse nei commenti. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia.